Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere con i Sexual Magic Tarot e ovviamente come avrete anche già letto dal titolo, quest'oggi parliamo di incontro, di contatti e cerchiamo appunto di capire se questi prossimi contatti verbali, ma magari appunto anche fisici, tra voi e questa persona, quindi anche il prossimo eventuale incontro sarà all'altezza delle vostre aspettative, dei vostri sogni, dei vostri desideri. Cerchiamo quindi di capire che cosa emergerà nell'immediato, diciamo, futuro, quindi una stesa comunque a breve termine, inerente al prossimo incontro e i prossimi contatti tra voi e la persona, ovviamente, del vostro cuore. Quindi aspetti positivi, aspetti negativi, aspetti di incontro e anche eventualmente aspetti di scontro. D'accordo? Ovviamente, ragazzi, come avrete notato, questo è un video a variante unica, proprio perché nelle scorse settimane ho realizzato sempre praticamente video a doppia variante, quindi realizzerò ovviamente altrettanti video a variante unica, questo proprio perché so che alcuni di voi amano e preferiscono molto di più la variante unica, quindi io tendo sempre ad accontentare, a cercare il più possibile di accontentare un po' tutti, di conseguenza adesso faremo appunto più video a variante unica, questo in particolare. Quindi ovviamente ci serviremo come sempre del mio amatissimo principio di sincronicità. Utilizzerò un metodo che ho già usato sul canale, il metodo a 6 carte della relazione, che è un metodo efficacissimo, soprattutto in situazioni di questo genere, dove emergerà proprio a specchio il vostro sentire e quello dell'altra persona, le sue intenzioni, cosa vuole, di cosa ha bisogno, d'accordo? Quindi l'esito anche più o meno definitivo di questo incontro, dei prossimi contatti, l'obiettivo e gli obiettivi che vi porrete entrambi durante appunto questi contatti, questo incontro, d'accordo? Quindi è una stesa che indaga molto bene, sicuramente questi aspetti. Possiamo dunque appunto iniziare a mescolare il mazzo dei Sexual Magic Tarot per il principio di sincronicità. Perfetto. Come vedete qui abbiamo appunto le 6 carte di cui vi ho parlato poco fa. Prima carta estratta, prima posizione, che ruolo lui dà a voi per quanto concerne la vostra relazione. Quindi che ruolo avete voi nella vostra relazione. Seconda posizione lui invece, che ruolo ha lui nella vostra relazione, il suo comportamento e in particolar modo ovviamente quello che emergerà nell'incontro o nei prossimi contatti. Terza posizione, che cosa vi unirà? Affetto, passione, valori, progetti. Quarta carta, che cosa invece vi dividerà? Quindi gli ostacoli, gli elementi diciamo più negativi di questo incontro, magari paure, ferite, diffidenze, incomprensioni, distanza emotiva. Quinta carta, gli obiettivi reciproci, cioè a cosa tenderanno queste comunicazioni e ovviamente l'incontro. Quinta ed ultima carta,
l'esito di questo incontro e come permetterà alla relazione ovviamente di evolvere prossimamente. Vediamo ragazzi ora dunque in prima posizione che ruolo questa persona attribuisce a voi nell'ambito ovviamente della relazione. Vediamo un po'. Allora, e qui abbiamo il paggio di spade. Allora, questa persona è la spontaneità fatta persona. Sto scherzando ovviamente. È ironia perché? Perché voi siete un sorvegliato speciale. Allora, questa persona vi tiene d'occhio in che senso però? Nel senso che questa persona osserva in maniera molto furba e molto attenta tutti i vostri movimenti. Questo perché il fante di spade appunto è la carta del sorvegliante. Ora, questa persona non si fida particolarmente, ma non di voi in generale, è una persona molto diffidente, come è tipico ovviamente del fante di spade. È una persona che vi ritiene molto intelligenti, quindi anche molto furbe. Questa cosa, diciamo, porta questa persona a diffidare di voi. Sicuramente vi vede anche esteticamente molto piacenti, quindi delle persone che piacciono per svariate motivazioni, per bellezza estetica, per fascino. Sa che non passate inosservate, ovviamente, e dunque per questa persona questa situazione scotta. Nel senso che ovviamente la spaventa, cioè questa è una persona che se ovviamente vi tiene d'occhio, cioè cerca di capire veramente il grado di interesse che voi possiate avere per lui o per lei, ovviamente da questo se ne deduce che è una persona interessata. È chiaro che però comunque questo, diciamo, tenervi d'occhio come contraltare anche la paura di perdervi, paura di perdere tutto e anche, diciamo, una scarsa autostima, perché questa persona, come è tipico dei personaggi di spade, vede un po' rivali dappertutto. E molto spesso, pur sembrando magari una persona brillante, sicura di sé, in realtà non ritiene di far fronte a tutte le emergenze della vita. Motivo per cui vi parlavo di una persona comunque che ha una, diciamo, autostima non del tutto piena. D'accordo? Quindi non crede di riuscire ad ottenere nella vostra situazione tutti i buoni risultati che vorrebbe. Quindi una persona che agisce con prudenza, con estrema lucidità, raziocinio, riflessione. Prima di agire, questa persona ci pensa su 7000 volte. Ecco perché vi dicevo, la persona più spontanea del mondo, vero? Cioè, è una persona, diciamo, che riesce, non so come riesca, a castrare i suoi desideri, comunque il suo voler stare magari con voi, proprio per cercare di saggiare le vostre reazioni. Sì, lo fa per proteggere se stessa questa persona, ma ha le difese veramente troppo alte. Quindi è una persona che tende molto più ad osservare, a riflettere piuttosto che agire. Motivo per cui magari i suoi contatti potrebbero essere altalenanti, il vedervi altrettanto, cioè magari potrebbe in alcuni momenti sembrare molto più questa persona desiderosa di vedervi e poi invece d'improvviso potreste vederla e sentirla meno. È un atteggiamento tipico di chi tende a proteggersi e ad osservare l'altro per vedere l'altro come si comporta. Quindi a tirare un po' la corda anche obiettivamente per saggiare una vostra reazione. È un atteggiamento, diciamo, masochistico nei confronti ovviamente di se stesso, se stessa, perché così facendo castra i suoi desideri, ma ovviamente è anche un atteggiamento sadico, un po' cattivello nei vostri confronti, perché comunque siete voi poi comunque ad essere per esempio tenute o tenuti in attesa. È una persona quindi molto diffidente, che agisce per paura, per scarsa autostima e di conseguenza voi siete il suo sorvegliato speciale, d'accordo? Sicuramente è una persona che conta di portarvi notizie, cioè vi vuol vedere a breve, questo sicuramente, perché è comunque un fante, quindi ha voglia di vedervi, ha voglia di stare con voi. Però potrebbe magari contattarvi, cercarvi o anche semplicemente proporvi un incontro
bello, ok, sostanzioso, magari più in là nel tempo rispetto, ripeto, alle aspettative, ma perché sta assaggiando, sta cercando un po' di, ecco, monitorare la situazione con voi. Di conseguenza, ripeto, sicuramente questa persona non agirà sulla scorta del desiderio, sulla scorta dell'impulso, cioè non è la classica persona che vi chiama perché ha proprio voglia di vedervi in quel momento, diciamo che vi vorrebbe anche vedere subito. No, è una persona che programma, progetta, addirittura anche il quando proporvelo e addirittura anche il cosa dirvi, cioè questa persona ragiona troppo, è un iperlogico, d'accordo? Lo fa per paura, sicuramente sì, però a volte veramente ha le difese troppo alte, quindi rischia di far passare troppo tempo e anche di demotivare un po' voi, d'accordo? Soprattutto facendovi sentire appunto sempre sotto giudizio, d'accordo? Cioè voi potreste percepire questo atteggiamento altalenante dovuto appunto comunque anche a un mettere alla prova voi. A volte è un comportamento però che mi rendo conto sia un po' estenuante, perché sembra che questa persona debba giudicare ogni minima vostra parola, ogni minimo vostro movimento, perché diffida sempre di tutto, teme sempre tutto. Quindi è una persona un po' difficile, diciamo, ecco, con la quale obiettivamente rapportarsi, nonostante possa sembrare una persona, magari ripeto, sicura di sé, brillante, perché è un personaggio di spade. I personaggi di spade tendono a mentire, d'accordo? Cioè a nascondere, a celare queste fragilità. Non ve lo verrà mai a dire che in realtà vi sta osservando. Cioè potrebbe anche osservare, vi faccio un esempio, i vostri ingressi ovviamente sui social, quante volte postate, quante volte rispondete magari ad un commento, cosa rispondete ad un commento. Cioè è una persona veramente attenta troppo a tutto, d'accordo? Quindi d'accordo non fidarsi di primo acchito nei confronti di chiunque, però insomma in questo caso mi sembra effettivamente un atteggiamento un po' ridondante e soprattutto malsano, d'accordo? Cioè tende a rovinare magari dei bei momenti, potrebbe vedervi, sentirvi prima, ma non riesce a lasciarsi andare questa persona, fa veramente molta molta fatica, ma perché vi vede come persone che valgono veramente tanto, appetibili, ricercate. È un personaggio di spade, quindi parliamo anche di tanta gelosia, quindi è una persona molto possessiva e gelosa, motivo per cui vi tiene d'occhio perché vuol capire quanto effettivamente voi possiate essere fedeli, quindi mettendovi alla prova, magari con una certa lontananza. Insomma, è una persona che, diciamo, ecco, vive l'amore e i rapporti in maniera un po' particolare. Vediamo ragazzi ora invece in seconda posizione che ruolo ha lui, cioè come si pensa nell'ambito appunto della relazione e in particolar modo come apparirà ovviamente inerente prossimi incontri, prossimi contatti. Allora, e qui abbiamo la carta dell'eremita, ovviamente il pensatore per eccellenza, non ne avevamo dubbi, assolutamente. Allora, è chiaro che però, ragazzi, questa persona prova amore per voi perché l'eremita è una carta che parla di un amore puro, profondo, disinteressato, motivo per cui questa persona ha tutta questa paura, d'accordo? Quindi è una persona che effettivamente potrebbe parlarvi di tutto, tranne evidentemente per appunto proteggere questo sentimento dell'amore che prova per voi. Ma qui c'è, cioè l'eremita è una carta che parla comunque di chi, nonostante possa avere magari, ripeto, un atteggiamento un po' a volte scostante, altalenante nei vostri confronti, è una persona che comunque prova qualcosa di molto importante per voi, ma come tipico dell'eremita, qualcosa di importante ma di talmente profondo e poco manifesto che possa sembrare appunto una persona fredda, in realtà non lo è. Questa persona crede molto in Cronos, perché ovviamente l'eremita è retto appunto da Saturno e quindi Capricorno ovviamente, quindi sicuramente sia come pianeta che come segno zodiacale credono appunto particolarmente appunto nel tempo, nel trascorrere del tempo, lo vedono come amico, mai nemico, e di conseguenza tendono ad agire in maniera molto lenta, ma perché ovviamente si ha fiducia nel tempo, perché si pensa che il tempo prima o poi mostrerà tutto, situazioni positive e ovviamente anche negative. Quindi questa persona dà per scontato che agendo in maniera comunque rallentata, nonostante si faccia del male, ripeto, castrandosi, come vi ho detto prima,
però obiettivamente è una persona che crede che comunque sia i nodi verranno al pettine e di conseguenza, agendo in maniera prudente, riuscirà in maniera molto più semplice poi comunque a rimediare a qualsiasi problematica o errore. Quindi questa è una persona che vuole agire, ripeto, con prudenza, discrezione, riservatezza, moderazione, con tanta pazienza, ma comunque con costanza. Quindi attenzione, questa non è una persona che ama correre, d'accordo? Non è una persona che ama precorrere i tempi, anzi, mal tollera, diciamo, tutte le persone che in qualche modo possano cercare di accelerare i tempi, mettergli fretta. Questa persona non ama la fretta, soprattutto nelle questioni più importanti. E quello che sta vivendo con voi, a prescindere che il vostro sia un rapporto extra o un rapporto alla luce del sole, per questa persona è un rapporto importante, che quindi richiede un cambiamento esistenziale notevole che questa persona vuole, come tipico dell'eremita, ma proprio perché le sue intenzioni sono reali, profonde e serie, e quindi ovviamente situazioni che porteranno, soprattutto in caso sia una storia extra, a delle scelte da compiere, sa che questa situazione richiede appunto lucidità e tempistiche anche più lente, ma rispetto per queste tempistiche, perché le sue scelte, quando verranno fatte, saranno per sempre e quindi vanno meditate con cura. D'accordo? Proprio perché sa che è importante quello che poi andrà a fare, ecco che questa persona si prende del tempo, un po' troppo effettivamente, perché l'eremita ci parla comunque di chi non si mette mai del tutto in gioco. Questa persona, anche quando sarà con voi, nel prossimo incontro, non darà il 100%. L'eremita è questo che riporta. Cioè questa persona, quando vi sentirà, quando vi abbraccerà, quando avrete modo anche di avere un rapporto fisico, non darà mai il 100%. Ma non perché sarà con la testa altrove, o da un'altra donna o da un altro uomo, ma perché questa persona non si vuole per adesso ancora lasciare andare al, diciamo, massimo di quanto potrebbe dare e fare. Perché? Per questo motivo che vi ho appena spiegato. Perché è una persona trattenuta, perché non vuole soffrire, perché ha una autostima non del tutto completa, diciamo non piena, perché è una persona che magari non vuole nemmeno illudere voi, perché sa che le scelte che andrà a compiere saranno definitive, perché è una persona che crede nel tempo, che ama la pazienza, ama agire con ponderazione, ama la discrezione, la riservatezza, soprattutto in caso la vostra sia una storia extra, Quindi è una persona che non vuole colpi di testa e non ne farà mai e detesta chi o cosa possa mettergli fretta. Quindi questo è già, diciamo, ecco, un consiglio a voi. Cioè non cercate di mettere questa persona con le spalle al muro, perché non lo tollera, l'eremita non lo sopporta. Lui ha delle tempistiche che egoisticamente ovviamente vuol portare avanti. D'accordo? Ma proprio perché, nonostante la situazione dal suo punto di vista avrà uno sviluppo lento, ma avrà un esito positivo sicuramente, cioè la strada scelta è ovviamente quella giusta dal suo punto di vista, magari dal vostro no, ma dal suo sì. D'accordo? Quindi sicuramente questa persona sa che la sua scelta e ogni sua decisione durerà per sempre, quindi va meditata. Quindi in realtà questa persona è ovvio che vi vuole, è una persona che vuole star con voi, ma non vuole precorrere i tempi. Quindi magari potrebbe allungarsi il tempo di attesa al prossimo incontro o durante il prossimo incontro, ripeto, potreste notare questa persona non distratta, ma non dare il 100%. Voi potreste avere la sensazione che questa persona non dia il 100%. Ecco, sarà una sensazione corretta. D'accordo? Quindi in caso, per esempio, voi vogliate vedere questa persona e questa persona accampi delle scuse, devo lavorare, ho impegni con la moglie, in caso sia una persona impegnata, sono solo scuse. Ma lo fa non perché non vi vuole, ma perché ha bisogno di tempo, perché per lui è fondamentale il tempo, lui crede nel tempo, è amico per lui. Effettivamente però è un atteggiamento, ripeto, egoistico, esagerato, perché così facendo c'è solo l'io voglio. Cioè non sta pensando a voi questa persona, pensa a se stesso.
Sicuramente, ripeto, c'è amore profondo e su questo non ci piove, però veramente ha comunque un atteggiamento che mette in primo piano unicamente se stesso. Quindi pretende veramente tanto da voi, eh. Cioè, ripeto, qui c'è tanto, c'è tutto, assolutamente, però a volte castra anche i suoi desideri fisici, addirittura, pur di in qualche modo tenere la situazione dal suo punto di vista sotto controllo. Quindi vi garantisco che nel prossimo incontro questa persona potrebbe dare di più, potrebbe mostrare di più, ma non lo vuole fare, non lo farà. Avrà sempre un po' questo atteggiamento, diciamo, comunque romantico, portato, votato a voi, ma comunque in maniera sempre prudente, senza mai darsi al 100%. Non ama le azioni precipitose. Quindi chiaramente, anche prima di potersi dare completamente a voi, dal suo punto di vista ovviamente necessita ancora di tempo. Vediamo in terza posizione, però in questo incontro, che cosa effettivamente vi unirà. L'elemento positivo, allora qui abbiamo l'8 di bastoni. Allora sicuramente una carta di bastoni, quindi sicuramente ci sarà passione ovviamente tra di voi. Vedete, questa persona diciamo farà di tutto per gustarsi ovviamente il più possibile questi momenti ovviamente con voi, vi stuzzicherà e voi stuzzicherete ovviamente questa persona. Quindi ci saranno, diciamo, dei preliminari anche molto interessanti ovviamente fra di voi. Ecco, sicuramente una carta che parla anche di comunicazioni, l'8 di bastoni, cioè proprio la carta, diciamo, per eccellenza assieme agli assi e ai fanti che parlano appunto di comunicazioni. Quindi questa persona sicuramente vi cercherà. Tra l'altro l'8 di bastoni è una carta che parla di, diciamo, ecco, comunicazioni nell'immediato, quindi sicuramente questa persona, diciamo che comunque vi cercherà, parlerete, vi organizzerete comunque entro sicuramente pochi giorni, poche settimane, quindi tempi veramente brevissimi. Ecco, un'organizzazione volta ovviamente ad un incontro, perché l'8 di bastoni diciamo che non è inerente soltanto al chiedersi ciao come stai, ma ovviamente anche all'organizzare qualcosa di pratico, di tangibile, dove ovviamente la passione sia al primo posto, quindi tanta concretezza, decisioni rapide, molto positive. Sicuramente vi ripeto, un'organizzazione favorevole, ovviamente a voi, e azioni anche abbastanza fulminee, cioè questa persona potrebbe per esempio appunto d'improvviso farvi una sorpresa, dopo magari una certa attesa, appunto come dicevamo prima, farsi sentire, proporvi appunto un incontro o diciamo mostrare un atteggiamento un po' più aperto in riferimento al vedervi. È una carta dunque che parla, vi ripeto, di comunicazione in primo piano, quindi sicuramente sarà molto interessante e utile secondo me da parte vostra cercare anche di capire, estrapolare dalle parole che questa persona vi pronuncerà comunque un'intenzionalità molto importante nei vostri confronti, delle belle emozioni e anche dei sentimenti, perché l'8 di bastoni parla anche di dichiarazioni importanti per quanto concerne i propri sentimenti. Quindi non dico che questa persona magari vi farà proprio la dichiarazione d'amore per eccellenza, però diciamo ecco voi dai suoi discorsi, dalle sue parole, potreste veramente riuscire a capire quanto questa persona tenga realmente a voi. Chiaramente, ripeto, è una carta molto bella, quindi vi unirà sicuramente, ripeto, intenzionalità, quindi capirete che questa persona ha voglia di vedervi, ha voglia di star con voi. Primo elemento importante, quindi vi sentirete a breve sicuramente e vi vedrete. Per quanto concerne anche le comunicazioni, cioè voi capirete che questa persona veramente comunque tiene a voi, magari anche attraverso comunicazioni un po' sibilline, però comunque lo capirete. E poi ovviamente un incontro da un punto di vista passionale molto bello, cioè questa persona sicuramente cercherà, vedete, proprio di stuzzicarvi e di saggiare anche i vostri gusti, diciamo, ecco, il vostro modo migliore per essere, diciamo, appagate e ovviamente appagare lui. Quindi ci sarà un'ottima reciprocità, d'accordo? Quindi comunque una carta molto bella, ripeto, che punta molto sulle comunicazioni, che saranno molto importanti, ma anche molto sulla concretezza, d'accordo? Quindi su qualcosa di veramente molto pratico
che ovviamente vi renderà assolutamente molto felici, sicuramente molto ovviamente, ecco, appagate, d'accordo? Quindi l'incontro ci sarà sicuramente, comunicazioni altrettanto, anche magari sorprendenti, cioè evidentemente voi potreste magari aspettare da tanto tempo questo incontro, ormai essere sfiduciate ed ecco che questa persona vi ovviamente proporrà invece appunto l'incontro. D'accordo? Dunque, posizione molto importante a mio avviso e ovviamente anche responso altrettanto importante. Vediamo ora ragazzi invece in quarta posizione gli elementi diciamo di ostacolo. Cosa non andrà proprio bene? Ecco, la carta della forza in accezione negativa. Allora, pur ovviamente questa persona, ripeto, con delle dichiarazioni importanti mostrarvi, ovviamente, mostrerà chiaramente tutto quello che comunque pensa e prova, quindi tanto, ripeto, qualcosa di molto profondo. Evidentemente, quello che vi dirà, ci sarà qualcosa che vi infastidirà, perché la carta della forza rappresenta proprio, diciamo, un sottilissimo fastidio che potrebbe portarvi, diciamo, in qualche modo a irritarvi, quindi non è una carta che parla di litigio, è una carta che parla di fastidio, latente, serpeggiante nella vostra testolina, a seguito appunto di parole proferite da questa persona o di un atteggiamento in particolare che voi comunque vivrete come un atteggiamento, a mio avviso a ragion veduta, di tipo egoistico. Cioè voi inizierete, diciamo, a mal sopportare questo atteggiamento da parte di questa persona, quindi questo eremita, questo fante di spade, nonostante, vi ripeto, comunque con quest'otto di bastoni questa persona vi dimostrerà tanto, evidentemente però a voi non basterà più. Quindi comunque la forza in accezione negativa parla proprio di un fastidio serpeggiante in riferimento a questi atteggiamenti, che voi leggerete in realtà non come quelli tipici di una persona che invece appunto vi sta tenendo d'occhio perché è interessata o una persona che comunque prende tempo perché sa che le sue scelte saranno un per sempre, quindi le vuole ponderare bene. Voi vivrete questo suo atteggiamento come una forma di insicurezza, di inconcludenza e anche di debolezza. Di conseguenza, nonostante vi mostrerete molto appassionate, perché la forza parla di tanta passione, inizierete voi a vivere, diciamo, questi incontri, soprattutto il prossimo, con maggior distacco, puntando molto di più magari, diciamo, ecco, sull'aspetto strettamente erotico dell'incontro, cercando invece però di mantenere una certa distanza da un punto di vista sentimentale. Perché ripeto, evidentemente questo comportamento o più che questo, questi reiterati comportamenti da parte di questa persona, diciamo che inizieranno un po' a darvi fastidio e la situazione potrebbe un po', diciamo, ecco, compromettere un riavvicinamento o comunque un, diciamo, sentirvi più parte della vita, no, l'uno dell'altra. Cioè inizierete a vivere questo atteggiamento come un'ingiustizia nei vostri confronti, come un atteggiamento, ripeto, di debolezza, di testardaggine da parte di questa persona, una persona che vedrete molto di più come un egoista che vuole in qualche modo gestire il vostro rapporto a bacchetta piuttosto che come un partner, diciamo, collaborante. Questo sia, ripeto, in caso sia una persona impegnata, sia ovviamente sia una persona, diciamo, libera. Dal vostro punto di vista questo atteggiamento sarà molto prepotente, quindi vivrete, diciamo, questa persona come un po' troppo arrogante, come una persona troppo sicura di sé, che tende a prevaricare, una persona egoista a cui non interessano i bisogni dell'altro. Ma ve lo dicevo ragazzi, anche con la carta del paggio e con la carta dell'eremita, cioè pur con tutte le buone intenzioni, per carità, la passione di questo mondo, però è chiaro che questa è una persona che agisce con l'io voglio, d'accordo? Cioè è una persona che mette se stessa come priorità,
questa situazione potrebbe, diciamo, ecco, un po' darvi noia, iniziare un po' ad infastidirvi, d'accordo? Quindi sicuramente, pur voi percependo il desiderio e l'affetto, comunque l'amore da parte di questa persona, nonostante i tentativi di questa persona di farvi comunque capire che c'è, che vi vuole, che vuol vedervi, inizierete voi a provare, diciamo, un certo fastidio, d'accordo? A prudervi un po' le mani, ma proprio perché evidentemente siete stanche e stanchi di questi comportamenti, ripeto, egoistici da parte di questa persona, d'accordo? Prevaricanti. Quando vuol lui, ok. Quando può lui, ok. I miei bisogni dove sono? Quando io ho voglia di veder lui non c'è, lui non può. Quindi questo atteggiamento inizierà un po' a darvi fastidio, nonostante, ripeto, questa persona paradossalmente comunque vuole starvi vicino, mostrarvi tutto, diciamo, quello che prova. Però evidentemente questo suo trattenersi, questa sua lentezza inizierà a darvi un po' fastidio. D'accordo? Allora, vediamo obiettivamente in questo caso gli obiettivi di entrambi a seguito di questo incontro. Allora, il 10 di spade. Allora, ragazzi, sicuramente il 10 di spade ci parla di comunque due persone, cioè sia voi che l'altra persona, ovviamente con appunto in mente un cambiamento enorme, quindi un vero e proprio giro di boa. 10 di spade è una carta appunto di grado decimo, quindi la chiusura di un ciclo per aprire un ciclo completamente nuovo della vostra vita e della vostra relazione. In questo caso però abbiamo due posizioni diverse, cioè dal vostro punto di vista il cambiamento che voi vorrete, l'obiettivo che voi vi siete prefissate e che vorrete cercare in qualche modo di illustrare all'altra persona in maniera più o meno velata dai prossimi incontri e comunicazioni in avanti. Ecco, il vostro obiettivo principale è proprio di una maggior chiarezza, serietà e di una maggior stabilità, quindi di aprire un ciclo nuovo con questa persona, per carità, però ecco, eliminando, come tipico delle spade, diciamo, delle situazioni che ancora, diciamo, ecco, tengono questa persona legata al passato. In caso soprattutto la vostra sia una storia con una persona impegnata, inizierà proprio a darvi fastidio la presenza dell'altra persona, o comunque, diciamo, cercherete di capire effettivamente quanto questa persona possa mai lasciare l'altra donna, oppure effettivamente se vi stiate solo illudendo, d'accordo? Sicuramente da parte dell'altra persona il concetto invece è diverso, cioè il suo obiettivo è sì di chiudere un ciclo, iniziarne uno completamente nuovo, sicuramente tenendo voi in debita considerazione, cioè questa persona non vuole chiudere con voi, ripeto, ma appunto con questo passato. È chiaro che però questa chiusura da parte di questa persona è ovviamente una chiusura e sarà dal suo punto di vista una chiusura molto dolorosa, ripeto, soprattutto in caso sia una persona impegnata e soprattutto nel caso in cui questa sia una persona già ovviamente genitore, quindi mamma o papà, d'accordo? Quindi è chiaro che questa persona sicuramente sa che il futuro che l'aspetta non è proprio così tranquillo e roseo, d'accordo? Proprio perché c'è un passato da tagliare, doloroso, da tagliare però, da eliminare. In caso sia invece il vostro un rapporto con una persona libera, comunque c'è un passato da eliminare, magari un precedente rapporto molto sofferente, sofferto, fatto di tradimenti, di bugie, di menzogne, di illusioni e disillusioni. Quindi è chiaro che questa persona sa che questo passato è difficile da cancellare, lo vuol fare perché il suo obiettivo è aprirsi ad un nuovo ciclo di vita. Ripeto, non senza di voi, con voi, però sa che c'è qualcosa che deve lasciare dietro, motivo per cui c'è l'eremita, quindi sa che è qualcosa di doloroso e che quindi necessiterà di tempo, tempistiche lunghe, le sue però. Dal vostro punto di vista invece appunto
qui la chiusura è, magari non con lui, però con abitudini di questa persona, di quest'uomo, no? Quindi abitudini pesanti che, ripeto, come vi dicevo con la carta della forza, in accezione negativa, stanno un po' iniziando a darvi fastidio. Quindi inizierete a pretendere che questo rapporto cambi rotta, o che se non altro questa persona vi dia le giuste certezze e garanzie. Quindi avete due obiettivi importanti, entrambi sicuramente, che non escludono l'un l'altro, cioè lui non vuole stare senza di voi non volete stare senza di lui, però due obiettivi diversi. Cioè lui vuole in qualche modo chiudere con un passato, cancellandolo definitivamente, o comunque con delle problematiche che vi tengono ovviamente lontani, problematiche però difficili dal suo punto di vista da eliminare immediatamente, e quindi si vuol prendere ovviamente i suoi tempi, l'abbiamo visto con ovviamente l'eremita. Dal vostro punto di vista invece la situazione deve essere velocizzata con questo 10 di spade, quindi una situazione che necessita dal vostro punto di vista di più chiarezza, di maggior concretezza, magari anche non necessariamente di accelerare i tempi, però con maggior determinazione e coraggio, perché questa persona ai vostri occhi inizierà a risultare un po' poco coraggiosa. Quindi potreste iniziare a perdere un po' stima di questa persona, e questo è grave secondo me, molto grave, perché vi apparirà come una persona un po' debole. Inizierete a essere un po' stanche di questa situazione, senza per forza paventare l'allontanamento per eccellenza, però la cosa inizierà un po' a darvi fastidio. D'accordo? Quindi inizierete un po' a pretendere, in maniera più o meno velata, diciamo, un atteggiamento molto più presente, più costante da parte di questa persona, se non altro, ripeto, più presente. Vediamo ora ragazzi appunto in ultima posizione però l'evolversi della vostra relazione a seguito appunto di questo incontro. Allora, qui abbiamo il paggio di coppe. Mamma mia, quanto è gelosa questa persona, eh? Ve l'avevo già detto all'inizio con il paggio di spade, quindi una persona che vi tiene d'occhio. E effettivamente in questo mazzo il paggio di coppe rappresenta proprio la carta della gelosia. Ovviamente questa è proprio una persona gelosa e possessiva, cioè teme molto di perdervi, motivo per cui evidentemente anche temporeggia, ve lo dicevo ovviamente già a inizio stesa. Cioè questa è una persona che vi immagina, vedete appunto come già la carta rimanda all'idea, ecco, con un'altra persona, in caso per esempio lui vi scriva e voi non rispondiate. Sì, è un atteggiamento, ecco, tipicamente dettato ovviamente dalla gelosia, dalla possessività, per cui è una persona che vuole, ecco, avere sempre il, diciamo, contatto libero con voi, avere strada prioritaria ovviamente, perché è una persona che vi reputa ormai sua, cioè far parte della sua vita, e vuole che la situazione continui così. È chiaro che però, ragazzi, ripeto, qui partiamo sempre dal famoso io voglio, perché comunque anche la gelosia e la possessività ovviamente tiene conto solo unicamente di se stessi e di se stesso, d'accordo? In questo caso, quindi sicuramente vi faranno piacere delle esternazioni in riferimento a questo, cioè questa persona vi farà capire comunque a chiare lettere di essere gelosa di voi, comunque dalle sue domande sicuramente, dal suo voler indagare dove voi possiate essere state in un determinato momento, in un determinato luogo, con chi, insomma sicuramente lo capirete. Paggio ovviamente parla anche di dichiarazioni di sentimenti molto importanti, di romanticismo, quindi messaggi molto belli che avrete modo appunto di scambiarvi con questa persona. Ripeto, non ci sarà un incontro soltanto, ovviamente, ce ne saranno molti altri, il paggio ovviamente prelude ad altri incontri. Sicuramente però i prossimi rispetto all'immediato molto più belli paradossalmente, evidentemente perché voi farete, diciamo, capire, non dico necessariamente a chiare lettere, ma comunque in maniera molto, diciamo, ecco, concreta, visibile, magari anche da qualche vostra espressione o anche da qualcosa che andrete a dire a questa persona, che ovviamente questa situazione sta iniziando a infastidirvi, cioè lui lo capirà.
Di conseguenza cercherà di correggere il tiro con questo fante di coppe, che appunto ci prevede, ripeto, dei contatti comunicativi e degli incontri successivi molto più romantici, quindi molto più belli, dettati da un sentimento vero che trapelerà, perché siamo partiti da un paggio di spade, arriviamo ad un paggio di coppe. Quindi questa persona sicuramente nel tempo cambierà. È chiaro che ovviamente stiamo parlando comunque di un cambiamento che necessita comunque di tempo, quindi non di poche ore o pochi giorni, d'accordo? Quindi sicuramente tempistiche ovviamente non immediate, ma un cambiamento che ci sarà. D'accordo? Quindi è una carta che parla di buone notizie, una carta che parla di un innamorato sincero che quindi vi farà capire ovviamente che vi ammira, che vi stima, che vuol voi ovviamente perché è un fante di coppe, una persona leale, disponibile, anche ottimista e che vuole esservi vicino ovviamente questa persona nel momento del bisogno, d'accordo? Quindi sicuramente questa è una carta molto bella che parla di evoluzione per quanto concerne ovviamente il mostrare i propri sentimenti, d'accordo? Quindi si mostrerà molto più diciamo collaborativa questa persona, d'accordo? Anche molto più serena. Questo però, ripeto, negli incontri e ovviamente nei contatti successivi al prossimo. D'accordo? Quindi questa persona sicuramente saprà aprirvi anche il suo cuore. Lo fa lentamente, ragazzi. Siamo partiti con carte ovviamente ben precise, particolari, che denotano un atteggiamento lento, d'accordo? Di tipo fortemente egoistico, però è chiaro che questa persona piano piano, diciamo step by step, si aprirà, diciamo, ad un atteggiamento, se vogliamo, appunto, molto più romantico, molto più attento e accondiscendente anche nei vostri confronti, mostrandovi finalmente dei sentimenti, perché ovviamente questa è una carta di coppe, d'accordo? Quindi sicuramente è una carta che ovviamente fa ben sperare e che ovviamente prevede ulteriori incontri sicuramente molto molto belli, dove evidentemente questa persona appunto paleserà per vostra gioia una certa gelosia che quindi vi renderà particolarmente felici, proprio perché capirete che effettivamente questa persona tiene a voi, altrimenti non avrebbe ovviamente nessun tipo di interesse, d'accordo? Quindi sicuramente i successivi incontri e i successivi contatti saranno ovviamente molto più belli, magari ecco dettati meno dalla passione, ok? Ma sicuramente comunque contatti molto più interessanti da un punto di vista sentimentale ed emotivo, d'accordo? Quindi una persona che vi corteggerà quasi, no? In maniera molto più spiccata, con messaggi particolari o anche con un piccolo dono, qualcosa di piccolo, ma comunque per voi molto sicuramente significativo e anche con proposte evidentemente di incontri, qualcosa molto più idoneo evidentemente a voi, quindi aspettatevi sicuramente delle ottime notizie, d'accordo? Da parte ovviamente di questa persona. Però ragazzi, chiaramente è una persona che richiede tanta pazienza, perché vi ripeto che voi inizierete un po' a scalpitare, inizieranno a darvi fastidio un po' di cose e come vi dicevo con la forza in accezione negativa, evidentemente anche a staccarvi molto di più da un punto di vista emotivo da questa situazione, vivendola più da un punto di vista erotico. Evidentemente questo vostro atteggiamento verrà percepito dall'altra persona che sicuramente per paura di perdervi cercherà di darvi quel qualcosa in più. Ripeto, è un paggio, quindi non è un re di coppe, quindi comunque qualcosa di piccolo, però se non altro sicuramente un bel gesto. Poi voi sapete che io tendo a rifare le stese ovviamente, quindi noi andremo sempre a tener d'occhio chiaramente la situazione. Ovviamente questa stesa termina qui, quindi per rispondere alla domanda il prossimo contatto ovviamente e il prossimo incontro riuscirà finalmente ad aderire ai miei sogni e alle mie aspettative? Nì, diciamo da un punto di vista fisico sì, da un punto di vista emotivo probabilmente inizierete voi a percepire della stanchezza, non nell'altra persona ma da parte vostra. I successivi invece incontri e contatti assolutamente sì, c'è una risposta decisamente molto più positiva, d'accordo? Ovviamente ragazzi, come sempre, mi raccomando,
anche da parte vostra. Mettetevi a questo punto come priorità, esattamente come fa il signorino, e mi raccomando, come sempre, forza, coraggio, determinazione e ovviamente buon percorso karmico e a presto!